Vittoria Pilsen 0, Inter 2. Prima vittoria dell'Inter in questo girone di Champions League, una partita scivolata via senza troppe preoccupazioni, ritmo, diciamo, non una partita che riguarderò all'infinito perché le emozioni non sono state enormi in questa gara, però è forse, Simo, la partita che ci serviva in questo momento per dare continuità a quello che era stato il successo in extremis contro il Torino in un finale in crescita e per non disperdere troppe energie in vista di una gara come quella di domenica contro l'Udinese, che sarà una sfida molto insidiosa su un campo molto difficile. Abbiamo visto anche la scorsa settimana come l'impegno infrasettimanale comunque abbia creato praticamente a tutti notevoli difficoltà poi nel turno di campionato appena andato in archivio. Quindi oggi era importante non disperdere troppe energie. Alcune scelte di formazione da parte di mister Simone Inzaghi avevano dato l'idea, secondo molti, di un Inter che probabilmente stava già mollando la presa sulla Champions. Invece è stato un turnover abbastanza ragionato, perché di fatto abbiamo visto una squadra, il Viktoria Plzen, che non era sicuramente a livello dell'Inter, ma questo lo sapevamo già, ma era ampiamente alla portata anche di un Inter con qualche rotazione dentro. Quindi anche il livello dell'avversario va tenuto in considerazione quando facciamo le valutazioni su questa partita, però una bella vittoria, 2-0, clean sheet, nel mezzo anche un'espulsione per il Viktoria che nel secondo tempo è rimasto in 10. Bene così, direi, c'è poco da criticare oggi, nonostante qualche prestazione di qualche singolo da cui magari ci aspettavamo qualcosina in più. Sì, poi andremo sicuramente nel dettaglio, qualcosa da rivedere c'è, però hai detto bene, alla fine nel pre-partita si diceva oddio Inzaghi cosa fa, ha già mollato la Champions eccetera, in realtà aveva letto bene, visto che tante volte lo si critica, che questa partita era assolutamente abbordabile anche con qualche riserva in più. Non sto facendo il fenomeno, cioè io non ero assolutamente certo di questo, però lui evidentemente l'ha letta così e ha avuto ragione. Certo sarebbe stato bello, lo abbiamo detto più di una volta durante la cronaca, vedere un Inter spumeggiante che fa 3, 4, 5 gol. In realtà ne ha fatti solo 2, aveva la possibilità di farne almeno un altro paio, con delle occasioni clamorose che ha buttato via in contropiede, non solo. Però come hai detto, eravamo in un momento non facile, col Torino abbiamo vinto proprio in extremis e quindi serviva innanzitutto una vittoria piena, come è stata, e una vittoria magari anche con un bel clean sheet per ritrovare anche un po' di autostima e un po' di così, di sensazione di vittoria. Adesso arriva l'Udinese, che è una squadra molto in forma e molto forte, sempre nell'ambito della media classifica comunque, e quindi deve arrivare un'altra vittoria. Poi ci sarà una sosta che un po' spezza il ritmo, però chiudere con 3 vittorie sarebbe una cosa molto importante. Sì, sono d'accordo Simo nel passaggio in cui dici ritrovare autostima, quindi da questo punto di vista anche il fatto che abbia trovato il gol Dumfries può essere un segnale positivo per un giocatore per noi molto importante, che però arrivava da 3 sfide in cui era sostanzialmente sparito. Io ho sempre detto, quella provocazione di Theo Hernandez ha fatto sparire Dumfries nel derby e poi anche nelle 2 successive sfide, quindi il fatto che abbia ritrovato il gol sicuramente è una notizia importante per l'autostima del giocatore, che ha avuto anche alcune opportunità di andare a puntare gli avversari, ancora una volta un po' impreciso secondo me in alcune scelte, soprattutto dal punto di vista tecnico, anche nella zona di campo finale, però è una prestazione sicuramente in crescendo rispetto a quello che abbiamo visto prima. A livello di partita, prima di parlare dei singoli, Simo, tra poco poi ti chiedo se ci fai un riepilogo magari delle azioni principali per chi non avesse visto la partita. Dicevamo ritmi molto lenti, però è sempre sembrata un Inter in controllo delle operazioni. Dietro sostanzialmente non ha rischiato nulla. Leggevamo poco fa le statistiche: 70% possesso palla Inter, 8 tiri verso la porta, nello specchio della porta, contro uno solo da parte del Viktoria Pilsen, 17 tentativi offensivi da parte dell'Inter, 6 del Viktoria, quindi il livello sicuramente si è visto notevolmente. È mancato, se proprio vogliamo trovare quindi delle lacune magari in questa prestazione, proprio la parte finale, lo sfogo finale. Un Dzeko positivo, Correa secondo me ancora un po' troppo timido anche nell'andare a concludere.
ci aspettavamo magari una foga agonistica, una voglia di aggredire questa partita e di chiuderla ancora superiore, mentre in avanti l'Inter mi è sembrata un pochettino spuntata in questa sfida qui. Non solo per colpa di Dzeko e Correa, perché comunque loro hanno fatto anche un buonissimo lavoro secondo me per andare a creare gli spazi per gli inserimenti, soprattutto di Dumfries, meno di Gosens che mi è sembrato un po' più timido da questo punto di vista, ma anche di Barella e Mkhitaryan, che io sto promuovendo tanto, sto aspettando con grande voglia di vedere in campo. Non è stato molto preciso secondo me anche Mkhitaryan nelle ultime uscite, quindi diciamo soddisfatto. Non siamo ancora guariti, però è un altro passettino importante a cui dobbiamo dare continuità con l'Udinese. Riepilogaci un po' le occasioni e poi chiudiamo la clip. Sì, primo tempo molto, lento e con poche emozioni. L'Inter ci prova, subito con Acerbi al 16°, la prima occasione è sua paradossalmente, su un calcio d'angolo, nulla di particolare. Al 20° arriva il gol, con una palla recuperata dallo stesso Acerbi a centrocampo, cross verso Gosens che stoppa per bene di petto, la gira su Correa che di prima apre ancora su Dzeko, destro di prima e gol all'angolino. Per il Victoria un paio di tiri di Vicanova, entrambi alti, nulla di allarmante per Onana. Alla mezz'ora un tiro di Mkhitaryan alto, al 43° c'è l'occasione forse più grande oltre ai gol, con un contropiede di Dzeko che arriva a calciare troppo centrale, respinto dal portiere, e poi Mkhitaryan a rimorchio che non riesce a concludere in rete. Nella ripresa l'Inter parte subito forte perché nei primi 5-7 minuti ha un paio di occasioni, anzi ha 3 occasioni, sempre con Dzeko protagonista e una con Dumfries. Loro, dicevamo, non hanno avuto grosse chance, forse l'unica occasione è stata quella al 90°, con quella punizione che Onana ha sfiorato in angolo e poi quell'ultima palla dove è uscito sui piedi dell'avversario. L'Inter al 70° raddoppia con Dumfries, anche qui buona ripartenza con Dzeko che gliela dà perfetta per depositare in gol in contropiede. Tutto qua fondamentalmente, quindi ci sono state poi un paio di contropiedi che non entrano, diciamo, nelle cronache perché l'Inter non li ha concretizzati, ma eravamo 3-4 contro 1 e Sì. lì sì si doveva fare di più. Però insomma dai, va bene così secondo me per questa partita. Parlavamo in chiusura, Simo, dei singoli. Dicevamo innanzitutto della formazione un po' diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, con Onana confermato portiere di Champions al posto di Samir Handanovic. In difesa, in mezzo a scrigniere e bastoni, il debutto di Acerbi, centrocampo con Dumfries e Gosens insieme contemporaneamente sulle corsie, Barella Brozovic con la fascia di capitano al braccio e Mkhitaryan in attacco, Dzeko Correa. Devo dirti, Onana partita di sostanzialmente non si è mai visto impegnato, quindi sottolineo ancora di più la sua attenzione nel finale con questo intervento reattivo sul calcio di punizione insidioso e un'uscita bassa su un attaccante, su un mezzo errore di screener ci ha messo una toppa uscendo sull'attaccante. Dopo una partita dove per 90 minuti non sei stato impegnato, reagire così è stato comunque una bella reazione. Con il gioco coi piedi è stato molto coinvolto, a un certo punto giocava sostanzialmente accanto ad Acerbi in posizione di difensore centrale a 40 metri dalla porta. Mi è piaciuto Acerbi, sinceramente. Non ha avuto dei clienti scomodissimi, ha dovuto marcare questo Ciori, attaccante di 2 metri, che però praticamente non ha creato nulla. Però da Acerbi nasce l'azione del primo gol, sostanzialmente, perché aiuta a riconquistare il pallone sulla nostra linea di centrocampo, si innesca il contropiede e l'Inter va in gol proprio da un'azione nata da un recupero di Acerbi che nei duelli fisici ha tenuto ed è stato anche molto intraprendente col pallone, quindi mi ha fatto una buona impressione. Dei 3 difensori dietro secondo me è stato il migliore. Dumfries ne abbiamo parlato, Mkhitaryan un po' troppo impreciso secondo me nella zona finale del campo. Non mi ha fatto impazzire nemmeno Barella, nonostante una prova di grande intensità ed un bellissimo pallone per Dzeko, lo aveva messo solo davanti alla porta, poi Dzeko non ne ha approfittato. Da Gosens mi aspetto un po' di più. Dzeko Correa purtroppo lo boccio ancora una volta per l'atteggiamento e per la poca incisività in area di rigore. Dzeko grande prova di sostanza secondo me. Questo è il mio riassunto sulle prestazioni dei singoli, poi le approfondiamo nelle pagelle, dimmi se sei d'accordo. Sì, sì, son d'accordo. Chiaramente lo diciamo per chi sicuramente è già pronto a commentare, tutto questo al netto dall'avversario di 2, 3 livelli inferiori e che quindi non ci dà modo di essere, diciamo, di poterci sbilanciare come se avessimo battuto il Barcellona. Però sì, comunque Acerbi, come dicevi, è partito bene, qualcosina da rivedere in Mkhitaryan, però una partita tutto sommato tranquilla. Quindi io poi ti do un'altra chiave, se vuoi, del Vai. discorso
poca concretezza nei contropiedi. Certo che è uno spreco, certo che tutti avremmo voluto il 3-0, però può anche essere che questa imprecisione, questa quasi leziosità, che tendenzialmente non è positiva in una squadra, se arriva nel momento in cui l'Inter non andava bene, come nelle ultime partite, è sintomo che comunque la squadra mentalmente si è rasserenata, perché altrimenti magari pecchi di imprecisione, sei un po' nervoso, ma non sei lezioso. Questa è una chiave di lettura che magari non è realtà, perché ve la metto lì, però può essere, cioè non mi aspetto da una squadra in difficoltà che fallisca il contropiede perché sbaglia il passaggio per un po' di imprecisione, di leziosità. Forse questo è il lato negativo all'interno di una cosa, cioè scusami, il lato positivo all'interno di un qualcosa di negativo, non lo so, la butto lì. Ci può stare, ci può stare. Fateci sapere nei commenti se siete d'accordo, che ne pensate anche voi. Iscrivetevi al canale così poi non vi perdete a parte le pagelle dei tifosi con la community di Passione Inter che darà i giudizi quindi alle prestazioni dei giocatori dell'Inter. Vi aspettiamo nei commenti e vi aspettiamo poi nel club di Passione Inter www.passioneinter.club per approfondire ulteriormente tutti i temi.